insomma, il suo discorso sul cosa vuol dire un hacker etico lo trovate su Tech Talk, insomma è una presenza importante nel web, però oggi ha voluto fare una cosa anche a misura della tenda, cioè di un discorso appunto di recupero, di riciclo e di pensare a quanto si possa fare semplicemente nel non acquistare nuovi prodotti per insomma, riequilibrare uno squilibrio sconvolgente che c'è nel nostro sistema economico, di cui vabbè, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni. Si è parlato molto anche, no, di legalità, di cos'è legale, cosa è illegale, qual è il limite, no, qual è la frontiera di questa distinzione, perché quando si parla di hacker tutti pensano, no, siamo nel mondo no, dell'oscuro, e invece non è così, sono persone che lavorano con un'idea sì, anche di un avvenire, no? In campo digitale, in cui ci sia una condivisione dei saperi e in cui ci sia anche un'attenzione appunto alle risorse e al valore. Quindi passo a lui la parola, che si saprà descrivere molto meglio di me e vi racconterà quel che ha da raccontare. Grazie mille Valeria. Devo a te la presenza qui e sono molto contento. Presenti benissimo il concetto di hacker etico. E un ciao a Robin, che spero veda la registrazione un giorno. Ci siamo conosciuti attraverso di lui, tra l'altro un ragazzo con cui ho lavorato ad Amburgo in un progetto che vi mostrerò, quindi siamo in contesto. Sì, io oggi vi parlo, prima di tutto, sì, se devo introdurmi brevemente, potrei parlare di così, risultati, titoli o cose con il mio gruppo, ma preferisco dire le cose che contano di più. A 19 anni l'Interpol aveva già 2 pagine su di me, come tanti altri ragazzini che sanno fare col computer, quindi persone abili di solito vengono sempre messe su un indice solo per il fatto di essere potenzialmente dei cybercriminali. Poi in realtà io ho passato la vita in Olanda e Austria, 10 anni e passa, a occupare posti, prima che ci fosse internet aperto, il wifi, noi avevamo un collettivo, occupavamo dei piani terra e ci facevamo degli internet caffè, praticamente stampanti, terminali sia in lettere latino che in arabo, e servizi informatici e corsi informatici per chi voleva nel quartiere. Ci siamo guadagnati molto credito anche nella città di Amsterdam e diciamo che 10 anni fa, 15, negli ultimi attimi pre-gentrificazione della città, avevamo anche il favore del sindaco e di chi governava. Questa è una foto del nostro cybercaffè su Javastraat, nell'est di Amsterdam. Prendevamo i computer dall'immondizia, li mettevamo a posto, li trasportavamo con il Buckfix, con queste biciclette qui storiche che adorano tutti i veri abitanti di Amsterdam. Quando ti vedono passare con una cosa del genere stanno tutti quanti ad acclamarti. E sì, poi dovevamo pure costruirci delle barricate, insomma proteggerli i posti, chiaramente, vedete qui. Cosa sono finito a fare con un collettivo abbastanza largo di persone, ad oggi anche delle connessioni solide istituzionali, di Neorg come fondazione che afferma i valori che portiamo avanti, quindi questa attività di ricerca in vari campi e arte e società soprattutto come l'arte, come veicolo, come medium privilegiato per molti di noi per comunicare proprio i nostri valori. Facciamo parte, rilasciamo tutto secondo quella licenza lì che vi descriverò, la licenza GNU, General Public License. Tutto il software, tutto quello che facciamo è open source e comunque libero, nel senso più latino del termine, non è solo gratuito, è proprio libero e vi spiegherò anche cosa significa per noi questa libertà. Tutti questi concetti sono molto importanti perché io oggi vi vorrei parlare del potere che dà la riparazione a chi può riparare e sa riparare e come si va oltre anche a questo potere, cioè c'è molto di più dietro a quello di riparare le cose. Facciamo parte anche di una massa critica, che è quella massa critica che in Europa ha portato alla legge ormai in vigore dopo l'approvazione del Parlamento nel febbraio del 2024,
una legge che ci dà il diritto alla riparazione, che è una legge molto interessante sul quale da consumatori, ma anche secondo tanti altri ruoli che abbiamo, possiamo utilizzare, è un ottimo strumento e far valere anche per cambiare un po' l'esistente attorno a noi. Questa è la campagna sul reuse, refurbish, repair. In ultimo, come introduzione su quello che facciamo a livello istituzionale, qui vedete alcuni dei nostri partner, lavoriamo fin dal 2012 come organizzazione di ricerca per la Commissione europea. In Italia abbiamo alcune solide partnership sia nel campo informatico, per esempio con InfoCert, sia nel campo etico e di analisi legale, come il Nexa Center del Politecnico di Torino o la RomCall promossa proprio da Paolo Benanti e dal Vaticano per l'etica e le AI. Altri partner li potete più o meno riconoscere. Uno dei più recenti con cui lavoriamo molto volentieri è l'NTNU, la Norwegian University of Science and Technology. L'ultima cosa, per darvi un po' di coordinate su quello che facciamo in Italia, io in realtà per guadagnarmi anche il pane lavoro da crittografo da un poco più di una dozzina di anni e ho l'onore di essere cofondatore della Decifris, che è la società di crittografia italiana che abbiamo fondato l'anno scorso. La prossima, lo dico perché siamo a Roma, la prossima conferenza la teniamo ospitata da Banca Italia, la prima fu ospitata dalla Consob, per farvi capire quanto può essere strana la vita di un hacker, dall'occupare posti ad Amsterdam al, diciamo, promuovere iniziative in questi luoghi. E credo che sia importante andarci sempre con dei valori molto solidi, insomma, non dobbiamo compromettere tanto nell'attraversare questi luoghi nel momento in cui portiamo avanti i temi di cui vi parlerò. Il diritto alla riparazione, che è molto di più, ripeto, del metterci le mani dentro, aprirlo e ripararlo. Qui se prendete il link dal QR code trovate l'articolo divulgativo della Commissione europea che vi descrive la legge, è un ottimo riassunto in italiano, che vi parla un po' dei punti salienti di questa legge, che diciamo, chi è duro e puro sa che chi ha seguito anche tutto il movimento dietro a questa legge sa che abbiamo ottenuto un 50% di quello che volevamo ottenere sulla carta, ma a mio parere l'altro 50% lo dobbiamo ottenere per strada, cioè lo dobbiamo ottenere con delle azioni dirette, anche con delle multe alle aziende che non rispettano la legge, con delle azioni civiche concertate e denunciando appunto laddove la legge ci permette i soprusi. Il diritto alla riparazione, a mio parere, risale da una parte dall'etica hacker. Ovviamente non è che gli hacker sono nati col computer, gli hacker sono tutti coloro che ci vogliono mettere le mani dentro quando una cosa non funziona, e ce ne sono nella storia della tecnologia da sempre. Immaginatevi un hacker nel 1800, un hacker mal riuscito come Baruch Spinoza, che era appassionato di lenti e non c'è mai riuscito, è diventato un grande filosofo, gli piaceva tantissimo fare queste lenti di ingrandimento che erano degli strumenti tecnologici molto avanzati per l'epoca, permettevano alle persone di vedere. Lui ha corteggiato dei maestri in Germania, poi è finito, ahimè, ma buon per noi, a scrivere dei libri bellissimi. Persone che ci mettono appassionati, no? Appassionati che vogliono conoscere e mettere le mani su una tecnologia. Pensate ai vostri amici, a chi veramente passa del tempo a aprire e studiare le cose. Dietro all'etica degli hacker, secondo me, c'è anche un po' di più. E mi piace questo libro perché viene da un'altra sponda, diciamo, del fiume, se vogliamo, nell'hacking, cioè da un personaggio del business. Pekka Immonen è una persona che non ha coltivato particolari attività politiche nella sua vita, ma ha saputo descrivere come l'etica hacker incideva anche nel mondo del business e ha inciso nel mondo del business. Ci sono le sovrapposizioni, ci sono le cose su cui possiamo andare d'accordo e tra queste vedete questi valori ovviamente molto positivi
da certi punti di vista, da altri un po' naif, che comunque hanno mosso illustri hacker. Oggi non è che ve ne devo parlare troppo, perché abbiamo addirittura anche i martiri. Ahimè, gli hacker sono stati un fenomeno culturale negli ultimi 10 anni fin troppo prominente. Quindi ad oggi abbiamo un martire, per esempio, come Julian Assange, che di fatto credeva in questi valori e che ha subito e deve subire delle torture che io ritengo assolutamente illegali. Non c'è vera sicurezza nel mistero, è una mia traduzione estemporanea di un detto molto comune nell'ambito soprattutto della cyber security, no security through obscurity, cioè nell'etica hacker, se noi sappiamo che c'è una falla in un sistema, non lo chiamiamo sicuro, anche se non la conosce nessuno. Cioè nascondere quella falla è un'insicurezza a prescindere, perché siamo consapevoli che dai e dai qualcuno la troverà e la sfrutterà. Quindi mettere delle backdoor, inserire delle falle di sicurezza o conoscerne la presenza, per noi rappresenta già una falla di sicurezza, cioè non possiamo chiamare un sistema sicuro. Purtroppo ad oggi, se pensate ai sistemi di sicurezza utilizzati nella maggior parte del mondo industriale, le falle ci sono, le persone che addette sanno che ci sono quelle falle, eppure vengono chiamati sistemi sicuri. Parliamo di firewall, parliamo di tutti i leak che vedete di dati, tutte queste piccole falle di software, sono cose che gli ingegneri sanno che ci sono, ma le nascondono sotto il tappeto. Poi quando arriva un ragazzino di 16 anni, di 19 anni, che è un po' più bravo con queste cose, che è appassionato, gliele buca e magari creano pure il capro espiatorio. La mia domanda al giudice che si trova davanti a questa situazione è: ma secondo te la colpa è del ragazzino di 16 anni oppure della società che ha preso milioni e milioni per gestire un sistema di sicurezza? Chiaramente le cose non vanno proprio nel modo in cui abbiamo voluto che andassero, ma i principi ci sono. La licenza di cui ho parlato è una licenza che anche ha molto a che fare con la riparazione, che è la licenza creata da Richard Stallman ed Eben Moglen, che l'ha aiutato nel drafting, ed è Richard Stallman lavorava all'MIT come programmatore nell'84, Eben Moglen un avvocato di New York. Si è evoluta fino alla versione 3, enuncia sempre e comunque questi 4 diritti fondamentali che noi programmatori di software e hacker etici vogliamo assolutamente garantire per tutte le persone che si rapportano con le creazioni con cui abbiamo a che fare. Non mi piace chiamarli utenti, siamo tutti partecipanti di sistemi nei quali interagiamo e nel partecipare significa avere questi diritti garantiti, questi 4 diritti garantiti. Non vi faccio ora la tiritera su cosa significa ogni diritto, mi piacerebbe rapportarlo piuttosto a qualcosa di ancora più generale e vicino a noi, dato che siamo a Roma, al diritto romano. E questa è un po' una riflessione in fieri che porto avanti con appunto l'amico Paolo Benanti, che si trova anche ad affrontare a molti più alti livelli istituzionali delle sfide etiche che abbiamo poste dall'intelligenza artificiale. Io me ne intendo meno di intelligenza artificiale, ma rispetto al software credo che tra questa licenza qui e questo problema qui ci sono dei link. Non sono l'unico a pensare che nel momento in cui viviamo in una realtà definita dal software, ed oggi viviamo in quella che può essere chiamata così, una realtà definita dal software, nella misura in cui Willem Flusser ha descritto il cambiamento epocale che ha portato la fotografia nel creare tecnoimmagini, nel creare immagini che non esistono, quindi nel creare la realtà, ad oggi possiamo sintetizzarla con degli strumenti sempre più avanzati e sempre più facili a nostra disposizione. Quindi pensiamo chiaramente al deepfake, alla sintetizzazione di immagini che non esistono nella realtà, ma non solo. Pensiamo anche agli oggetti che abbiamo. Oggi è possibile comprare una macchina, tra l'altro anche bella costosa, di status come una BMW o un Audi, che ha dentro la macchina una funzione che è disattivata finché noi non paghiamo una sottoscrizione.
Cioè nel momento in cui noi paghiamo anche temporaneamente una sottoscrizione all'azienda, il nostro oggetto che teoricamente abbiamo già acquisito attiva quella funzione e se smettiamo di pagarla la disattiva. Questo mette un attimino in crisi il sistema del diritto romano, perché la proprietà, la possessione di un oggetto per il diritto romano è definita dalla presenza di queste 3 condizioni, usus, fructus e abusus. Se noi possediamo una cosa, possiamo disporne secondo queste condizioni. La realtà definita dal software, un mondo in cui anche viene precarizzato questo tipo di interazione con gli oggetti che abbiamo, diventa una realtà anche tangibile a questo punto. Cioè non abbiamo solo una astrazione e una sintesi della realtà sui nostri schermi e nella nostra sensorialità, ma anche nell'area, negli oggetti, negli spazi che abitiamo. A me piace porre una domanda spesso quando si parla di etica a questi livelli e credo che arrivo, diciamo, al livello di astrazione più alto di questa presentazione. La domanda mi piace perché è semplice ed è una domanda che pongo ai miei colleghi, agli hacker che lavorano come me, ma volendo anche agli architetti, perché come parlavamo prima con Francesco, gli sviluppatori di software abbiamo molto in comune con gli architetti, proprio come l'architettura, nel software si può decidere se guardiamo attraverso un muro, chi passa, se possiamo parlare a qualcuno uno a uno, in privato, senza essere ascoltati, o uno a molti, come sto facendo adesso. I software decidono queste cose, se li programmiamo in un modo o in un altro. Gli architetti lo sanno da molto più di noi, tempo di noi. La domanda, quando si discute di etica, da porre è perché facciamo certe cose invece di altre. Ora, se mettiamo da parte le logiche di profitto, grazie, le logiche di profitto e le logiche che governano il business, cerchiamo di mettere a fuoco effettivamente cosa succede con quello che stiamo facendo nel software. Ad oggi la maggior parte dei software venduti, la maggior parte dei dispositivi tecnici, sia fisici che diciamo digitali, venduti, hanno uno schema di profitto basato sul fatto che le macchine comprendano più velocemente gli umani e facilitano i nostri compiti in modi più o meno intelligibili. Noi non ce ne accorgiamo neanche, ma l'apparecchiatura saprà quello che vogliamo e ce lo dirà prima. Questo è un vettore di ricerca e di sviluppo che esiste sin dalle primi business che si basano proprio sulla predizione dei nostri desideri. Uno dei primi sono per esempio i voli aerei. Lì sono state applicate le prime tecnologie per predire se le persone andranno in un posto o in un altro, perché chiaramente riempire o lasciare vuoto un aereo costa molto e lì c'è la scommessa che fa la compagnia. Da lì in poi noi abbiamo accelerato tantissimo lo sviluppo di sistemi che predicono quello che vogliamo. Pensiamo a Uber, Tinder, qualsiasi sistema che mette in relazione desideri e la ricerca di un desiderio, la soddisfazione di un desiderio a alta velocità. Nel tessuto urbano chiaramente funziona meglio perché sono tessuti molto più densi in cui le informazioni girano e le persone girano molto più velocemente. Questi sistemi di predizione che cercano di comprenderci meglio sono quelli che stanno andando più per la maggiore. Le AI in questo, che poi non sono intelligenze artificiali ma sono solo modelli di predizione del linguaggio, sono esattamente questo. La mia domanda è: ma non sarebbe meglio a livello etico di qualità della nostra vita e società costruire macchine, costruire dispositivi, software che ci lascino a noi comprendere le macchine meglio? Perché stiamo perdendo il contatto con le macchine, che sono sempre più attorno a noi. Qui c'è un problema filosofico che io ho con chi lavora effettivamente sui modelli linguistici oggi. Come vi ho detto, io lavoro da crittografo da 10 anni.
la crittografia si basa sul fatto di avere un determinismo nei processi, sul determinismo nei processi. Questa è la stessa differenza che c'è tra chimica e fisica. Un processo fisico è riproducibile, cioè noi possiamo riprodurre e in base a quello lo definiamo. Nella chimica non si può risalire da un risultato all'ingrediente. Nei processi informatici noi abbiamo questo cambio di paradigma ora. Abbiamo un sistema con le AI in cui non c'è più il determinismo che ci permette di mettere in relazione un input con un output. Se noi ripetiamo l'input, non avremo lo stesso output. Questo mi dà un problema fondamentale, perché se noi mettiamo un AI ad aiutarci per giudicare una persona, se questa persona abbia un rate di criminalità più o meno alto, come fanno i sistemi adottati ad oggi nelle polizie di tutto il mondo, noi non possiamo riprodurre, non possiamo verificare questo sistema. Cioè, che valore può avere una cosa del genere poi in un sistema giudiziario? Non poter risalire esattamente agli input, non avere quella relazione deterministica, ci pone effettivamente in una condizione molto subordinata alle macchine. Non possiamo più comprenderle. Questo è un problema per noi che abbiamo a che fare con il software, è una dannazione che abbiamo davanti. Ma secondo me, aprendo il campo a tutti, possiamo tutti migliorare quello che stiamo facendo. E questo ha a che fare con la circolarità, non più nel software, ma nella materia, nella materialità. Quello che è la circolarità dei sistemi è anche riuscire a stabilire una relazione assolutamente deterministica con i materiali, sapere da dove vengono i materiali di una città, comprendere dove possono andare i materiali, e avere una circolarità significa appunto comprendere, non essere solo parte di una piccola parte di un sistema. Ora vi sto cambiando completamente il contesto, non parlo più solo di software, ma voglio tenere fermo il valore di cui ho parlato, cioè la comprensione dei sistemi che noi umani possiamo avere. Facilitare questa comprensione ci permette di migliorare i sistemi per noi. Nel momento in cui non abbiamo questa comprensione, i sistemi miglioreranno per qualcun altro, per chi ci fa un profitto. Noi staremo bene, magari loro risolveranno i nostri problemi, noi troveremo subito il taxi, noi troveremo subito, però non sappiamo, non abbiamo più un quadro chiaro di dove vanno e da dove vengono le risorse che consumiamo. Noi andiamo di economia circolare in questo progetto, lo potete anche questo trovare online scannerizzando il QR code. Siamo stati fortunati, è stato prescelto come success story dalla Commissione Europea. Entrambi i link che vi sto dando sono europa.eu, è un dominio bellissimo che pubblica tantissime cose, un'istituzione che io adoro, e devo dire, molti mi chiedono ma dove leggi le news? Se vi vedete quanto pubblica la Commissione Europea è tantissimo, è interessantissimo. Sono gli unici 2 link che vi sto dando. Spero non ci siano virus, non mi pare che li diffonda la Commissione Europea. In questa è una storia italiana, tutta italiana, benché all'estero. In questo è molto in comune con Valeria, io vivo all'estero da 20 anni, un'altra emigrata all'estero, che ha guidato il progetto dalla Copenaghen Business School, Cristiana Parisi, professoressa di accounting a Copenaghen, ha guidato un progetto molto consistente, di 4 anni, 6 città, 10 milioni di euro in ricerca, in cui abbiamo analizzato i flussi di materiali che entrano ed escono da 6 città diverse d'Europa, dal vetro ai materiali di costruzione, all'acqua, alla plastica, ai tessile, e abbiamo cercato di costruire sistemi open source che diano consapevolezza a imprenditori che vogliono usare questi materiali e ricongiungersi alla filiera e a chi li produce. Faticosissimo, un sacco di lavoro di comunicazione. Tecnologicamente parlando non ce n'è tanto, ma di comunicazione tantissimo. Noi tecnologicamente parlando ci siamo concentrati sul Digital Product Passport, che è il passaporto digitale dei prodotti, che è un passaporto molto importante e che verrà adottato sempre di più all'Europa proprio per
tracciare il circolo degli oggetti e anche la possibile appunto ciclicità dell'uso. Questo è un progetto che abbiamo fatto ad Amburgo con la Helmut Schmidt University, con il Fab City Hamburg, Interfacer. Qui c'era un video, ma non parte perché è il PDF, ma comunque è stato un bel progetto collettivo. Qui vedete tutto il nostro team. C'è anche Robin, mi pare, in questa foto, da qualche parte. Sì, eccolo, abbiamo parlato di lui, e tanti altri. Questo è stato un progetto che ha, assieme a addirittura quella che è l'Accademia Militare più grande d'Europa e della Germania, quindi diciamo anche con un'istituzione che qui in Italia non siamo abituati a vedere fare cose progressive e virtuose, ci siamo trovati a studiare come utilizzare sia fabbricazione in 3D sia la circolazione di questi design 3D per economie che possono essere virtuose. Quindi se uno mette online un design 3D, un altro lo stampa, ci fa i soldi, noi abbiamo costruito sistemi che possano anche ritracciare tutti quelli che ci hanno lavorato, una sorta di GitHub per 3D makers, e sta andando avanti. Adesso abbiamo un altro pilota a Berlino, con l'Università Tecnica di Berlino. Abbiamo fatto un sistema open source federato in cui le persone possono mettere dei design online, possono forcarne, cioè trovarne alcuni che interessano, modificarli, e anche altri produttori possono stamparli e tracciarne tutta la storia. Questo in Germania. Questo in Italia. Mi piace fare questa outing di una group picture, che spero non me ne vorrai, Nicolas, ma è una delle realtà, credo, più virtuose che ci sono qui a Roma, che potete assolutamente, con cui vi potete relazionare. ReWare, oltre alle varie partecipazioni e collaborazioni proprio con tutte anzi, guarda Nicolas, se vuoi intervenire e descrivere tutto quello che fate dopo mi fai un piacere, perché lavorate con Legambiente, lavorate con le scuole, date insomma dei mezzi informatici fondamentali anche a chi non ha i mezzi per procurarseli, oltre al fatto che insomma ci date anche i computer a noi di Dineorg, perché noi usiamo solo computer di seconda mano in tutta la nostra organizzazione, facciamo ricerca a livello europeo e internazionale, non abbiamo bisogno di nessun computer nuovo, ma di quelli su cui mettete le mani voi. E ReWare è una cooperativa che ricicla computer. C'è una marea di computer, una marea di chip che vanno e vengono, società che li dismettono, che hanno problemi a dismetterli, e questi ragazzi hanno costruito un'azienda, una cooperativa su cui insomma ci campano famiglie e che fa del bene alla società. Questo a me piace come esempio, perché è possibile, proprio studiando il nesso tra una filiera di scarto e l'utilizzo di quello scarto, è possibile trovare un collocamento nella realtà, a mio parere, che sia virtuoso e che ci dia un attimo di iniezione di ottimismo in tutto quello che sta succedendo e che ci sta succedendo attorno. E questo in generale credo che sia una direzione. Abbiamo provato un po' con delle pubblicazioni. Questa è una pubblicazione che abbiamo fatto in Germania su Distributed Design. Questi sono un po' di parole accattivanti, ma dietro le parole di fatto ci devono essere delle pratiche, cioè far girare l'hardware, come ben sanno i compagni di ReWare, è un lavoraccio. Farlo girare, farlo funzionare bene, chi costruisce, chi sviluppa cose sa che mantenerle costa. Il design distribuito, a mio parere, è un po' una visione che ora gira in Germania, come vi ho detto, anche di modifica collettiva di design, raffinazione di design, che di fatto cerca di mettere in contatto persone in contesti diversi. Ed è per quello che anche oggi vi parlo di contesti, cerco di mettere a contatto con contesti diversi per creare delle sinergie. Cosa significa? Storicamente due economisti mi hanno sempre ispirato molto su questo. Uno è Nicolas Gheorghescu-Roegen, un economista rumeno che ha parlato di seconda legge della termodinamica
in economia, cioè del riutilizzo dell'entropia degli scarti e il calcolo di quello che di solito i macroeconomisti chiamano esternalità, il calcolo delle esternalità, il lavoro molto più duro su qualificare le esternalità e ricondurle dentro l'economia. Görges Kurogen è stato uno dei primi pionieri di quella che chiamiamo oggi bioeconomia, che comunque fa i conti con gli scarti e su come utilizzarli e su come costruire macchine e impianti che hanno a che fare con quelli che normalmente vengono considerati scarti. Un altro grandissimo economista che a mio parere cioè, me ispira molto, soprattutto nel software, è Schumacher, Small is Beautiful, uno dei suoi più bei libri, che non significa fare le cose in piccolo, ma spesso e volentieri scalarle, e questo è a contatto anche con la filosofia Unix, dalla quale vengo, quella dell'open source, dei sistemi Unix di una volta, da cui abbiamo imparato. Linux e BSD sono solo delle moderne implementazioni del sistema Unix. La filosofia Unix ha sempre detto: fai una cosa e falla bene, che significa non fare tutta la suite di Office. Fai il programmino che converte il Word dal PDF, fai il programmino che converte il PDF dal testo e connettilo con quello che già esiste. Infatti, se usate sistemi operativi Linux, vedete che c'è una pletora di programmi molto diversi tra di loro e c'è molta attenzione all'interoperabilità, cioè non la suite che ti vende tutto, non il grosso magnate che ti vende tutta la soluzione e ti incasella senza sapere dove sei nella sua soluzione, ma un approccio molto più dal basso e di comunità che dice: ok, ci sono modi di interoperare tra di noi, ci sono i checks and balance, e qui torna la circolarità. Circolarità significa anche checks and balance, significa accounting, significa sapere cosa entra e cosa esce, perché così allora ci possiamo rapportare ad un sistema e utilizzarlo. Se vedete, tutti quelli che vi danno soluzioni a tappeto, diciamo, non vi dicono cosa succede dentro, non vi danno i checks and balances, non sapete quanto profitto fanno su di voi mentre vi fanno felici per un momento. È tutto qui, questo è il mio intervento, questo è di nuovo l'articolo e un invito a fare massa critica e a cominciare anche a fare azioni politiche, legali, contro le compagnie che ci chiudono dentro a delle gabbiette da criceto senza darci appunto questi checks and balance, senza darci la circolarità necessaria al diritto alla riparazione, che oggi è un diritto in Europa e sul quale si possono cominciare anche a fare azioni legali. Io credo che come i compagni e le compagne che fanno azioni legali sulle violazioni di leggi sul clima e sull'ambiente, possiamo cominciare a considerare violazioni e azioni criminali contro l'ambiente anche quelle che non permettono la circolarità degli strumenti che mettiamo in giro. Se mi chiedete cosa vorrei vedere io per strada, io vorrei rivedere i negozietti che ti riparano il televisore, che oggi non sono più necessari, che erano gli hacker di una volta ti si rompeva il televisore, lo portavi, c'era una persona che te lo sapeva riparare. Oggi non c'è più, ti si rompe il televisore, ti dicono comprane uno nuovo. Cioè, questa cosa non ha senso se pensiamo a tutto quello che si consuma. Però siamo incasinati perché non possiamo uscirne da sta cosa, cioè non è che possiamo farci una rivoluzione in casa, ci si rompe il televisore, dove lo portiamo? Cioè, è una roba sistemica nella quale siamo chiusi. Quindi. Il fatto che non c'è la possibilità di reagire, in realtà è un caso curioso. Un mese fa, proprio qua dietro alla città dell'elettroeconomia, abbiamo lanciato una campagna per il diritto alla riparazione. Mi viene in mente perché qui c'è il logo di Right to Repair, che è una coalizione europea alla quale partecipiamo anche noi con la nostra cooperativa e con tante altre realtà, tra cui Rifiuti Zero, che è naturalmente un'organizzazione che è molto vicina a queste cose. Stiamo proponendo questo. Quando te parli di televisioni non riparabili, che non vengono riparate, abbiamo presentato uno studio su questo. La cosa è che riparare una televisione oggi economicamente non funziona.
Cioè o la persona che lo compra paga più di quanto vorrebbe pagare, a questo punto ne compra una nuova, o il lavoratore è sottopagato. Noi abbiamo un laboratorio di riparazione che è pagato dalla vendita dei computer rigenerati, ma i riparatori non si campano con l'economia che fanno. La legge che abbiamo proposto, la campagna per una legge sul diritto alla riparazione già in vigore in Austria, in una parte della Germania e in Francia, prevede che lo Stato copra la metà del costo della riparazione degli oggetti costosi, prendendo i soldi da una cosa che si chiama i schemi di responsabilità estesa, che sono i fondi che le aziende, le multinazionali che producono il nuovo mettono a disposizione per la gestione del fine vita. Quindi questo è un esempio di intervento politico sulla circolarità realistico, diciamo, e questo era solo per lanciare uno spunto di riflessione e vedere se avete anche altre idee, ma insomma sì, questa roba va spinta quanto più possibile. Grazie Nicolas, tu dovresti fare un intervento tecnico almeno di 2 ore per spiegarci, perché ci sei molto addentro. Gli ESG, come vengono chiamati in Europa, sono questi fondi qui di cui parli, e ad Amsterdam sono diventati anche controversi. Ho la fortuna di conoscere Caroline Nevejan, che adesso è assessore alla correttezza scientifica. C'è un assessorato ad Amsterdam alla correttezza scientifica che affianca quello tecnico, perché i tecnici certe volte ne sparano di balle grossissime. E Caroline ha fatto una ricerca e sta facendo un'iniziativa sulla validazione degli indici degli ESG, perché stiamo già notando che c'è molto greenwashing, quindi le aziende dicono che hanno speso i fondi attraverso una filiera, però bisogna verificarlo, e quindi l'approccio ad Amsterdam in questo momento sta diventando di crowdsourcing, cioè di creare dei sistemi di feedback dove le persone possono dire ok, sì, è veramente stato fatto questo, oppure no, questa è una baggianata, la circolarità non è mai stata attivata da questa iniziativa aziendale, perché c'è anche da difendersi su questo, lo sappiamo benissimo, anzi qua ci stanno gli Oscar del greenwashing fuori, ho visto che è perfetto, cioè il greenwashing per chi... l'hanno fatto. Il greenwashing è l'azienda che ti dice sì sì, noi abbiamo speso per fare del bene, e poi effettivamente non hanno fatto. Quindi siamo già oltre, come ben dici, Austria, Francia, aiutami a dire chi altri, l'Olanda pure lo sta facendo, però chiaramente bisogna pure capire chi lo fa veramente, perché poi secondo me le azioni anche mediatiche, legali, come è stato fatto anche per alcuni problemi ambientali in Olanda, e sono state vinte anche dagli attivisti, sono state fatte delle azioni contro lo Stato olandese su dei deturpamenti dell'ambiente, e queste azioni possono essere mediaticamente molto, molto interessanti, perché qua dobbiamo prima di tutto divulgare, cioè siamo in pochissimi a sapere queste cose, siamo in pochissimi a sapere che abbiamo sempre più ragione, però se siamo in pochi la ragione dei fessi rimane così. Aiutiamo a dire, Nicolas, dico bene, no? La divulgazione, sì, sì, beh, questo è un problema che non so risolvere, quello dei giornali italiani, però probabilmente in Olanda anche non è che il giornalismo brilla, ma nel momento in cui ci sono state delle cause, c'è un attivista, mi scuso, non ricordo il nome, un attivista olandese di Rotterdam che ha aperto una causa di 3 anni contro lo Stato per dei danni all'ambiente in Olanda, e questa causa è stata vinta, è stata una cosa molto eclatante, perché hanno pure organizzato un'ottima presenza anche mediatica, e senza nulla togliere a tutti coloro che si adoperano per rendere più conosciuto il problema ambientale che ci troviamo davanti. Questa è stata particolarmente effettiva perché si mette anche dalla parte della legge e ci stanno pure delle multe alla fine. E io sono un po' del parere che follow the money alla fine, perché sono tutti capaci a parlare, però quando gli tocchi il portafogli cioè, e anche se vuoi fare delle investigazioni devi seguire dove vanno i soldi. Questo qualsiasi investigatore sa benissimo che questo è il principio. Quindi insomma direi che è divulgativo. Non ne conosco. L'associazione a Sud ha fatto una causa,
di alcune organizzazioni e cittadini privati. Ottimo. Ottimo. Altri commenti, interventi? Io ho fatto un intervento molto divulgativo, sono consapevole di rimanere in superficie e anche astratto a tratti, quindi se ci sono soprattutto cose concrete, appigli per chi interessa, appuntamenti prossimi. No? Ah, mi sembra. Sì. Nicolas. Intervengo di nuovo, ma visto che mi attacco sempre agli interventi degli altri, lei ha citato Assud. Allora, Assud è quella organizzazione che ha fatto la più grossa causa climatica in Italia contro lo Stato, che è ancora in corso. È il loro compleanno, no, è l'inaugurazione della loro nuova sede dopodomani. Quindi se avete l'occasione cercate, andateci a parlare e sosteneteli, perché è un'associazione super virtuosa, stanno al Pigneto. E sono veramente molto molto bravi, una delle rare associazioni a prevalenza di donne, tra l'altro, del 90%. Scusa? Al Pigneto. Martedì prossimo, martedì prossimo alle 6 inaugurano la nuova sede e si può parlare con loro, insomma, se vi interessa coinvolgervi in questo tipo di cose, sono molto accoglienti come persone, quindi, visto che Giaro me l'aveva detto eventi, la signora ha detto a Sud, unisco le due. A Sud, sì. Io semplicemente volevo ricordare, Jaromil sa molto bene che appunto come con l'Ordine degli Architetti di Roma, io sono vicepresidente dell'Ordine degli Architetti di Roma, insieme a Roma Capitale e Città Metropolitana stiamo realizzando l'Urban Center di Roma, che è un centro appunto dove dovrebbe un po' convergere tutto quello che sono le iniziative dai livelli istituzionali fino alle iniziative della cittadinanza attiva sulle progettualità che questa città esprime a tutti i livelli, appunto dalle estreme periferie fino al centro. Quello potrebbe essere un luogo dove veicolare queste informazioni diventa più facile quando sarà realizzato. Speriamo, dovrebbe aprirsi entro la fine dell'anno, ma credo che andremo ai primi dell'anno prossimo. È in Viale Manzoni, dentro un piccolo pezzetto dell'Istituto Tecnico Galileo Galilei, che è una scuola storica famosissima, che era l'Istituto Tecnico delle Arti Industriali all'epoca del fascismo, tra l'altro un edificio di Piacentini, quindi per noi architetti è interessante anche per quello. Quindi vi invito eventualmente a informarvi sull'attivazione di questo luogo, che potrebbe diventare il luogo dove incontrarsi, dove far conoscere tutte queste iniziative e mettere un po' in campo. Tra l'altro sarà il luogo appunto dei progetti partecipati, quindi abbiamo delle interlocuzioni importanti con tutto il terzo settore. Il terzo settore è forse il settore che dovrebbe, diciamo, veicolare queste informazioni, certo molto di più che le istituzioni sicuramente più interessato a questo. Volevo solo dirvi questo. Tra l'altro stiamo cercando di organizzare con Jaromil anche un convegno che sarà verso settembre proprio sulle piattaforme di informazione sui dati che girano in città, ci sono tutta una serie di iniziative. L'ultima è Roma si trasforma di Roma Capitale, che diciamo è il luogo dove potete trovare tutti i progetti che stanno realizzando a Roma, anche per orientarvi nei movimenti, per evitare di incappare nei punti più critici dal punto di vista dei cantieri in corso. Ha detto non sappiamo da che cosa ci dobbiamo difendere e sarebbe una domanda a loro. Ecco, ce lo dici da che cosa ci dobbiamo difendere? Con lui in braccio. Con lui in braccio mi si spegne il cervello, comincia a fare giù, già, pure io. Questa dovrebbe essere una tavola rotonda, già. Architetti in sala mi insegnano che dovremmo già sederci. Direi che possiamo continuare a parlare fuori, perché lui mi dice che vuole uscire adesso. Vi ringrazio tutti per essere venuti e un grazie a Valeria per l'ipertenda.